Buongiorno a tutti, oggi è la prima uscita del 2025 con la macchina a scoppio. Siamo qua a Melzo nella mia pista di casa a fare rodaggio. Mi è stato chiesto da molti spesso di fare un video e spiegare come si fa. Vediamo se oggi riuscirò a spiegarvelo, perché è una cosa semplice ma allo stesso tempo complessa da far vedere in un video. E soprattutto è una cosa noiosissima, purtroppo è una cosa noiosissima, di una palla mortale, però è fondamentale per la vita di un motore. Il rodaggio è un po' come tante cose nella vita, bisogna saper essere pazienti per poi godere dei frutti dopo, perché il rodaggio è fondamentale. Se si fa un buon rodaggio, poi il motore avrà delle prestazioni e una durata ottimali. Se non si ha pazienza e si ha fretta, poi il motore non renderà. Quindi armiamoci di pazienza e vediamo se riesco a farvi vedere bene tutte le fasi da seguire per fare un bel rodaggio. Faccio un'importantissima premessa, dato che l'argomento è molto delicato visto il costo di un motore. Come tante cose nel modellismo, non c'è una scienza esatta per fare il rodaggio. Probabilmente se parlate con 10 persone, ognuna vi dirà il suo metodo per rodare, quindi chiaramente questo è il metodo che uso io e penso di poter dire che a livello di litri sia abbastanza prudente. Altri lo fanno anche con mezzo litro o un litro in meno, ma io non ho le carriole di motori e quindi devo trattarli veramente molto molto bene. Altra cosa importante, io alla normale miscela 16 EU che trova in commercio aggiungo 2-3% di olio per rodaggio, questo in particolare, per stare ancora più tranquillo e prendermi meno rischi possibili. Detto questo, andiamo a rodare il nostro motore. Allora, dato che ho registrato il video a fine febbraio, le temperature erano ancora abbastanza basse, diciamo 8-10 gradi, quindi abbiamo utilizzato una pistola scaldamotori per evitare l'accensione proprio a motore ghiacciato. Chiaramente se roderete in estate è una cosa che potrete evitare, anche se comunque un motore nuovo di pacca è solitamente molto duro e scaldandolo ne si facilita l'accensione. Ok, una volta acceso procediamo a fare un riempitore, quindi mezzo litro, sul banco, tenendo il motore molto molto grasso, come potete notare anche da quanto olio sputa fuori la marmitta. Approfitto di questa fase, che è la più noiosa in assoluto di una cosa già noiosa come il rodaggio, per ricordarvi di iscrivervi al canale cliccando il tasto qua sotto e di lasciare anche un like se volete vedere più video di questo genere, chiamiamoli video tutorial. Ok, succede anche questo quando ci si dimentica di avere una telecamera accesa in testa. Ma torniamo a noi, continuiamo il rodaggio sul banco e nel frattempo vi faccio notare un'altra delle mie manie. Mi dà profondamente fastidio vedere le cose storte o asimmetriche. Infatti notate come raddrizzo lo sterzo, anche se è totalmente irrilevante la cosa in questo momento. E ognuno ha le sue fisse. Finito il primo riempitore siamo pronti per mettere la macchina in pista. Come vi dicevo, dato che fa parecchio freddo, procediamo a mettere un po' di nastro isolante sulla testa del motore per ridurre la dispersione di calore. Inoltre, cosa importante che mi stavo dimenticando, regoliamo la frizione in modo che attacchi subito e non faccia salire di giri il motore. Poi andremo a regolarla nuovamente e a smollarla più avanti quando saremo nelle fasi avanzate del rodaggio. Partiamo per sicurezza molto molto grassi. In questo caso siamo anche troppo grassi, la macchina come vedete fa fatica a muoversi. Nessun problema, adesso lo chiudiamo un po' sopra, sempre meglio essere magari più prudenti ed essere più grassi del dovuto che essere troppo magri. Dai, adesso ci siamo. Come vi dicevo all'inizio, non è semplice spiegare in un video come fare un rodaggio, perché solo guardando non si capisce nulla. Cosa molto importante che dovete fare invece è ascoltare il suono del motore. Con quello sì, avrete molto più chiaro come deve girare un motore nelle varie fasi. Quindi vi lascerò dopo gli opportuni commenti alcuni giri solo con l'audio del motore in pista.
Adesso tenete conto che io sto accelerando tutto, il motore deve girare così, grasso, a full gas. Non deve neanche volendo andare più forte né tantomeno entrare la seconda. Non tenetelo sempre a full gas comunque, il rodaggio in pista è appena iniziato, ogni tanto staccate il dito, lasciatelo respirare e poi riprendete. Fate anche staccate molto blande, sempre per quanto riguarda far respirare il motore. Un altro suggerimento che voglio darvi, che utilizzo io, è questo. Mentre sono in questa fase dove si va molto lenti e ci si annoia, curo comunque le traiettorie perché, ok, è vero che poi quando si affronterà la pista ad alte velocità sarà diverso, ma comunque le linee quelle sono e quindi questo risulta comunque un esercizio di allenamento e un'ottimizzazione del nostro tempo in pista. Ok, dopo aver fatto un riempitore, quindi mezzo litro in queste condizioni, rientriamo, controlliamo che la temperatura sia intorno ai 70 gradi e iniziamo a chiuderlo leggermente. L'importante è che ogni step sia fatto in modo graduale. Notate come ora sia leggermente più veloce di prima, sempre grasso a full gas e sempre senza innestare la seconda, ma un po' più allegro. Sentite come sale più di giri rispetto a poco fa. Ok, ora rientriamo. Abbiamo fatto 1 litro in pista che sommato il mezzo litro a banco in totale fa 1,5 litri e possiamo passare allo step 3, cioè chiudiamo ulteriormente per far entrare la seconda. Sentite come nel misto il motore sia molto più pronto di prima. Ora ascoltate sulla parabolica, tengo aperto e appena entra la seconda mollo subito il gas. Ecco, in questa fase bisogna fare proprio questo, fare entrare la seconda e mollare subito per non stressare il motore, ma comunque tenerlo vivace per far aumentare la temperatura, portandola sugli 80-85 gradi. Anche nel misto, vedete, tengo giù, appena sento che entra la seconda, mollo. Fatto un altro litro, quindi in totale siamo a 2,5 litri, rientriamo e chiudiamo ulteriormente. Ora vedrete che nel misto il motore è ancora leggermente grasso, ma non troppo lontano da una configurazione gara, mentre sul rettilineo tengo aperto anche dopo che entra la seconda, ma lo lasciamo ancora grasso senza tirargli il collo, infatti passiamo a 100-102 km/h. In questo ultimo step facciamo un altro mezzo litro, quindi arrivando a un totale finale di 3 litri e arrivando sui 95 gradi di temperatura. Adesso il rodaggio può considerarsi finito.
E per concludere facciamo qualche giro per finalmente divertirci un po'. Portiamo il motore a 100 gradi e lo facciamo girare per vedere come performerà in gara. Vedete, ora passiamo a 114, che è un'ottima top speed. Volendogli si potrebbe spremere ancora qualcosa, ma lo faremo in gara, ora non c'è fretta. Qua teniamo ancora un margine di prudenza senza esagerare a tirargli il collo. Scivola! Bene, il nostro rodaggio è terminato. Vi riepilogo velocemente per comodità le fasi che abbiamo seguito e vi faccio vedere, una volta smontato il motore, in che condizioni lo troveremo. Come potete vedere, a sinistra da nuovo il pistone era bianco, argentato, mentre una volta rodato acquisirà colore, si scurirà, prenderà un colore brunito. Più scuro è, meglio è. Se avete domande fatele nei commenti qua sotto. Io vi do appuntamento al prossimo video che quasi sicuramente, finalmente, sarà la prima gara dell'anno. Ciao!